Ma cosa sono i sistemi rappresentazionali? Che cosa sono i canali preferenziali? Ciao, sono Caruso Colzi di carusocolzi.com. Sono il fondatore di Ipnosi Naturale. Sì, è vero, sono un ipnotista, sono considerato hypnotherapist a livello internazionale, però l'ho detto magari poche volte, sono anche un master in programmazione neurolinguistica. Il video di oggi è il primo di una serie che voglio fare perché spesso sento parlare di programmazione neurolinguistica da persone che non sono programmatori neurolinguistici, non hanno mai fatto questa professione e quindi magari è il caso di rimettere un po' al centro la palla e cercare di capire come utilizzare certi temi, certi argomenti, certi concetti ideali, modelli di pensiero appunto della PNL. Se non sai che cos'è la PNL, l'ho detto prima, programmazione neurolinguistica. L'assunto, il fondamento è che attraverso il linguaggio noi possiamo in qualche modo riprogrammare, dovremmo dire riprogrammare e non programmare, perché noi nasciamo già con dei programmi. Insomma, attraverso il linguaggio possiamo riprogrammare tutto quello che è il nostro mondo interiore e quindi la capacità di poter appunto manifestarci esternamente attraverso un behavior, un comportamento, un'azione. Il video di oggi si occupa in particolar modo di quello che viene chiamato sistemi rappresentazionali e canali preferenziali. Ma cosa sono i sistemi rappresentazionali? Che cosa sono i canali preferenziali? Ecco, oggi ci occupiamo proprio di questo. Allora, innanzitutto partiamo proprio dalle basi. Anche se questo assioma non è stato, diciamo, coniato dalla PNL, però spesso si fa riferimento a questo modo di pensare. La mappa non è il territorio. Come a dire che noi abbiamo dentro di noi una mappa e come facciamo a interagire con il territorio? In qualche modo noi organizziamo la nostra mappa attraverso le percezioni. Quindi, benché il territorio ci dia moltissime informazioni, noi abbiamo dei limiti percettivi. Quali sono questi sistemi percettivi che noi utilizziamo? La vista, l'udito, l'olfatto, il gusto, insomma, i nostri sensi. Ecco, i sistemi rappresentazionali sono i nostri sensi. Quando si parla di sistemi rappresentazionali in PNL potremmo dire le nostre percezioni. Ma perché allora si chiamano sistemi rappresentazionali? Perché sono i sistemi con i quali noi rappresentiamo la realtà nostra soggettiva. Sottolineo soggettiva, perché ti ricordo la mappa non è il territorio, è la nostra mappa, la nostra soggettività. E quindi se una persona ha dei limiti da un punto di vista visivo, avete visto che mi sono alzato gli occhiali, io insomma piano piano con gli anni mi cala la vista, ok? Oppure se qualcuno ha delle problematiche all'udito oppure al tatto, insomma ogni problematica alle nostre percezioni va un po' ad alterare questo senso di nostra soggettività del territorio e quindi si dice la mappa non è il territorio. Torniamo un po' indietro. Ma allora questi sistemi rappresentazionali perché sono importanti? Sono importanti perché a seconda di quali sistemi rappresentazionali noi stiamo utilizzando, il nostro linguaggio, il nostro modo di comunicare, gesticolare, sentire, percepire cambia drasticamente. Un programmatore neurolinguistico riesce a cogliere alcune piccolezze nel linguaggio della persona e riesce a capire se quella persona si sta riferendo a un determinato tipo di situazione o problematica o espressione di se stesso attraverso uno dei sistemi rappresentazionali, attraverso uno o più dei sistemi rappresentazionali. Qui c'è da sfatare subito un mito, perché tante persone dicono no ma no, sai, io sono visivo, io sono cenestesico, io sono più auditivo, poi entriamo nel mondo del metodo VAC. Ecco, però il problema qual è? È che tutti noi abbiamo
le nostre percezioni e le utilizziamo tutte quante. Il fatto è, ed ecco l'altra parola di cui vi voglio parlare, che ognuno di noi ha dei canali preferenziali. Quindi tra i sistemi rappresentazionali ci sono dei canali che sono più o meno preferiti da ognuno di noi. Ci sono le persone che sono particolarmente visive, che appunto preferiscono parlare con termini visivi e che preferiscono gesticolare o avere un linguaggio molto veloce e preferiscono, che ne so, trattare il discorso del colore, della lontananza, della luminosità, piuttosto che il calore o il profumo. E così tutta quanta la griglia di variazioni e opportunità che ci sono con tutte le altre percezioni. Ora vi ho menzionato il metodo VAC. Il metodo VAC già è un acronimo visivo, auditivo, cinestesico, ma è contratto perché dovrebbe essere il metodo VACOG, ovvero visivo, auditivo, cinestesico, olfattivo, gustativo. In realtà però utilizziamo il metodo VAC perché cerchiamo di racchiudere il più possibile, molto velocemente, parlare di quello che è importante piuttosto che dei modelli di riferimento. Ma parliamone, il modello VAC che cos'è? Ha a che fare appunto con che cosa è visivo, che cosa è uditivo, che cosa è cinestesico. Nel cinestesico usualmente si fa entrare, rientrare anche il gusto, l'olfatto, la propriocezione, la temperatura, insomma tante cose che hanno a che fare con la cinestesia. È meglio essere visivi, auditivi o cinestesici? Queste domande sono delle domande molto stupide, dipende dal momento, dipende per che cosa. Chiaramente se una persona deve disegnare e mi parla in termini di gusto o olfatto, insomma, magari proprio funzionale non è, ok? Come per esempio quando si deve descrivere, no, un piatto e purtroppo la nostra società ci dice che tante volte noi mangiamo di più con gli occhi che invece con la bocca, col gusto. Noi in Toscana, non so se l'avevi capito, ma io sono toscano, noi in Toscana sì, amiamo l'impiattare, però per noi è molto più importante la sostanza, quindi ci sono dei piatti in Toscana, mi viene in mente per esempio la ribollita, che è una cozzaglia di roba che se la guardi dici ma che è? Però è buonissima, per noi è importante la parte gustativa piuttosto che la parte visiva. Ma insomma, ci sarebbero miliardi di esempi da fare e qui entriamo un po' nel problema che io noto nel web. Quando le persone che non sono professionisti della PNL parlano di PNL, caricano troppo l'attenzione sul fatto che, ma io non vedo le cose, oppure io non sento le cose, io non sono visivo, allora se io non sono visivo non posso fare questo o quello. I PNListi sanno come aprire i canali, aprire i sistemi rappresentazionali, ma soprattutto dovete comprendere che la PNL nasce fondamentalmente dalle basi che la scuola di Palo Alto aveva già introdotto e quindi attraverso la comunicazione noi possiamo produrre cambiamento. Allora, separare il contesto delle percezioni, del sistema VAC, dei canali preferenziali dalla comunicazione e da un certo tipo di comunicazione è assurdo. Quindi chiaramente ne parliamo. Che cosa sono i sistemi rappresentazionali? Le nostre percezioni con le quali rappresentiamo il nostro universo soggettivamente. Quali sono i canali preferenziali? Dipende da momento a momento. Se sto facendo un'attività, magari ho dei canali preferenziali più visivi e magari se sto suonando ho dei canali preferenziali più auditivi. E che cos'è il metodo VAC? È quello che ci fa capire dove e come stiamo mettendo in collegamento attraverso la comunicazione questi sistemi, il visivo, l'auditivo e il cinestesico. Beh sì, adesso abbiamo imparato questo, però attenzione, perché tutto è declinato alla comunicazione. Un bravo PNLista o programmatore neurolinguista
attraverso la comunicazione che ascolta dal cliente, e quindi qui si parla di estrazione di strategie e elicitazione delle strategie, e attraverso la propria comunicazione e quindi dando delle informazioni, soprattutto con un linguaggio ipnotico, ecco che può maneggiare il modello VAC, quindi alterare il sistema di canali preferenziali attraverso il modello dei sistemi rappresentazionali. Le tecniche in PNL funzionano tutte, ma devi essere in grado di averle messe insieme. Ci sono degli esercizi, ci sono delle strategie e soprattutto c'è tanto lavoro su se stessi. Non so se lo sai, io sono stato il primo in Italia a fare un corso online. Il mio corso ha venduto più di 20.000 copie, forse adesso più di 30.000 copie. Si chiama appunto il primo corso di PNL, poi dopo è nato il secondo corso di PNL, è nato il terzo corso di PNL. Trovi tutto quanto acquistabile sul mio sito a un prezzo stracciatissimo, ma almeno se vuoi delle basi e se vuoi conoscere tutte le tecniche ma farle funzionare, fallo attraverso gli occhi di un PNLista. Stai attento quando parli di una disciplina e non sei un professionista e magari dici io ho provato a fare queste tecniche ma a me non hanno funzionato, quindi non funzionano. È un'equazione linguistica che non sta in piedi e se lavorassi con un PNLista te lo farebbe immediatamente notare. Ricordati, se vuoi davvero far funzionare qualcosa, bisogna che tu vada nella direzione della professione. Ci sono tantissimi abili professionisti in Italia, io sono uno di questi, ma insomma ce ne sono tanti di colleghi. Se vuoi imparare di più sulla PNL, sappi che organizzerò degli altri video che trattano questo tema, chiaramente saranno separati. L'idea che si ha all'interno di una scuola, all'interno di un percorso di PNL, è di rimettere insieme tutti questi modelli perché finalmente siano funzionali. Un'altra cosa che diciamo spesso in PNL è che non esiste il giusto o lo sbagliato, esiste solo funziona o non funziona. Però anche questo va declinato su altri modelli e come vedi quando cominciamo ad aprire la discussione si aprono tante cose. Se non sei in grado di gestire una comunicazione multilevel, multilivellata, è complesso far funzionare le tecniche. Quindi, e finisco così, evita di andare a cercare le tecnichine su internet, cerca di comprendere i concetti, decriptali, scopri le strutture e comincia a organizzare un lavoro per rendere tue quelle strutture e per renderle efficaci. A quel punto vedrai che anche tutte le tue tecniche di PNL funzioneranno. Spero di essere stato chiaro, di averti spiegato che cosa sono i sistemi rappresentazionali, i canali preferenziali, il metodo VAC. Se hai delle domande me le scrivi qui sotto nei commenti o comunque mi contatti www.carusocolzi.com. Se ti è piaciuto il video aiutami, metti un mi piace perché insomma così almeno riesco a divulgare più velocemente a tutti quanti. Ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, ti auguro una splendida serata. A presto.